Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'EDH, provando ad approcciare al formato in maniera un po' diversa, non guardando al presente o alle future uscite, piuttosto rivolgendoci al passato, alle tante leggendarie emerse negli oltre 30 anni di questo incredibile gioco. Dopo aver calcato le scene dell'età del ghiaccio, ci addentriamo in un set relativamente più recente, Future Sight, dove nei colori IZ andiamo a scovare una chicca del passato che, ormai dimenticata, non vede praticamente più gioco. Eppure questa leggendaria è in grado di proporci un gameplay unico nel suo genere e un potenziale veramente elevato, se combinato a dovere con l'enorme panorama di carte dal costo sì esagerato, ma da potere distruttivo senza pari. Questa volta vi parleremo di Joyra of Vegito. Siamo di fronte a una creatura che non mostra un ruling particolarmente complesso, come è naturale aspettarsi da una carta del passato, ma non fatevi ingannare dalle poche righe di testo, visto quanto ci offre con facilità, ma andiamo con ordine esaminando le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno generico, uno blu e uno rosso, abbiamo un mago umano con forza 2 e costituzione 2, che presenta un'unica abilità, molto curiosa e inedita rispetto alle leggendarie attuali. Nella sua abilità abbiamo paga 2 mana generici, rimuovi dal gioco una carta non terra dalla tua mano, metti 4 segnalini tempo sulla carta rimossa. Se non ha sospendere, guadagna sospendere. All'inizio del tuo mantenimento rimuovi un segnalino tempo da quella carta. Quando l'ultimo viene rimosso, gioca la carta senza pagare il suo costo di mana. Se è una creatura, ha rapidità. La meccanica sospendere non ha trovato molto impiego nel panorama di questo gioco, ma le poche carte che posseggono questo effetto sono solitamente curiose e molto forti, ma qui siamo di fronte a qualcosa di molto più complesso e potente. Poter attivare sin da subito la possibilità di esiliare e scontare, dopo 4 turni, carte dal costo di lancio improponibile ci apre le porte a un deck building particolare, che vede in questo generale un enabler estremamente versatile. Certo, mostreremo in anticipo le minacce che potremo di lì a poco mettere in campo, ma come avrete modo di vedere in questa disamina, i trucchi per rendere questo Joyra of Vegito uno strumento di perfidia senza pari sono molti e spesso ben nascosti. Con quello che offre Joyra of Vegito siamo certi di poter cortocircuitare il costo di lancio di tutto quello che avremo in mano, con un piccolo investimento e attesa di alcuni turni, per vedere svanire i segnalini sospendere appena depositati sulle nostre minacce. Mettere in campo con una certa rapidità ciccioni del calibro di Blastis Colossus o lanciare magie devastanti come Decree on Annihilation per un investimento di mana irrisorio ha un che di affascinante, aprendoci le porte a un uso modato di tech completamente fuori scala. Potremmo anche abusare di un tipo di magia ai turni extra, come con Expropriate e Nexus of Fate, per accelerare la riduzione di segnalini e sospendere sui pezzi che abbiamo in campo, rendendo ancora più efficace la meccanica del comandante a discapito dell'intero party. Questo approccio, che spaventerà gli altri giocatori, andrà protetto al meglio, ma avremo dalla nostra diverse interazioni come Cyclonic Rift e protezioni del calibro di Defecting SWAT, che saranno fondamentali per reggere l'onda di odio che genereremo con le nostre giocate eccessive. Ci sono poi alcune tech particolari come Ion Chronicler che si avvantaggiano delle meccaniche dei segnalini in sospensione, che possono variare il mix di carte da utilizzare nel nostro mazzo, rivangando una meccanica del passato che spesso offre delle chicche interessanti. Di certo potremo anche sfruttare tutti gli elementi in grado di darci scorciatoie, come Asphorethold, o mana aggiuntivo come Rosin Refrain, per accelerare in altro modo il lancio delle nostre carte più pesanti, compensando l'assenza del comandante se fosse bersagliato dal resto dei giocatori. Compreso il piano che può ruotare attorno a questa Joyra of Vegito, si tratta ora di capire la sua efficacia, anche in un contesto come quello attuale, dove la velocità del formato e in generale l'innalzamento del power level possono o meno mettere in crisi le sue strategie. Anche se la meccanica del comandante appare lenta, ci sono alcuni trucchi come Joyous Time Bug, Rift Elemental, Shivan Sand Mage e Time Bender che ci aiuteranno a rimuovere i segnalini sospendere dai nostri pezzi, proponendoli così prima del tempo. Anche delle magie del calibro di Clock Spinning e Time Crafting che possono svolgere il medesimo compito, dandoci modo di spiazzare il party con carte molto potenti prima che possano riuscire a replicare a questi assalti. Possiamo poi con Paradox Ace e Sphinx of a Second Sun giocare sulle fasi, incrementando la possibilità di innescare l'effetto dell'abilità sospendere che si attiva all'inizio del nostro mantenimento, così da ottenere prima le carte esiliate dal generale. Con tutta questa serie di stratagemmi avremo buon gioco anche ad utilizzare carte come Ancestral Vision e Spearing Refrain, che già di loro hanno il cast alternativo con sospendere, rendendo il loro utilizzo ancora più rapido ed efficace per l'economia dell'intero mazzo. Ma alla fine, quali carte potremo mettere in campo con il generale per fare davvero la differenza? Di scelte ne avremo a bizzeffe, tra Canith the Omnipotent, Consecrated Sphinx, Inferno Titan, Stormtail Leviathan e Trix, Westanden Storm, giusto per citarne alcune tra le molte papabili nei nostri colori.
Poi c'è una tribe, quella di Eldrazi, con carte come Emrakul, The Promised End, Kozilek, Butcher of Truth, Kozilek, The Great Distortion, Ulamog, The Infinite Gyre e Avoid Winnover, che ben rappresentano il nostro desiderio di devastare il campo di gioco con creatura subito attiva grazie all'abilità del comandante. Anche tra le magie avremo l'imbarazzo della scelta con Aminatus Augury, Enter the Infinite e Seagate Restoration, chiari esempi del potenziale che potremo scatenare con rapidità verso i nostri avversari del tutto impreparati a tutto questo. E se il piano principale andasse a rilento o fosse ostacolato, possiamo sempre affidarci a Omniscience, Planar Bridge e Temporal Gateway per ridurre o azzerare completamente il costo delle nostre carte, riacquistando quel dominio solo temporaneamente frenato. Questa strategia ci porta ad avere in mano, ma anche a mettere in campo in fretta diverse carte, anche costose, ma grazie a effetti come Wheel of Fortune o Windfall avremo modo di riempirci nuovamente la mano in cerca di altre bombe da mettere in campo prima del tempo. Analogamente con Echo Eons, Scroll Rack, Time Reversal e Time Twister, potremo rimescolare le carte in nostro favore, riutilizzando anche il cimitero nel caso l'odio verso di noi avesse ridotto la nostra capacità offensiva troppo in fretta. Fin qui siamo andati alla scoperta delle tecche che possono valorizzare al massimo Joy of Gitu e le sue dinamiche legate ai segnalini in sospensione, ma c'è un ulteriore tipo di magia che viene incontro alle nostre esigenze peculiari, i turni extra. Grazie a carte come Arlon's Epiphany, Beacon of Tomorrows, Kara's Temporal Sundering, Time Stretch e Walk the Eons, e le molte magie simili con questa tipologia di effetti, siamo certi di poter ottenere non solo nuovi turni, ma maggiore rapidità nell'eliminare i vari segnalini in sospensione dalle carte ancora in campo. Abbiamo anche una creatura, Time Stream Navigator, che sinergizza al meglio con questo concetto, tanto più che la benedizione della città non sarà difficile da ottenere, visto che punteremo a riempire il board piuttosto in fretta di pezzi anche molto opprimenti. Nell'ottica di rendere più fluida la nostra azione ci faranno comodo generatori di mana del calibro di Dockside Extortionist, Gilded Lotus e Replicating Ring, per ovviare alla nostra curva mana praticamente improponibile, senza il grande aiuto offerto dal generale. Non possiamo poi esimerci da inserire carte in grado di rispondere alle minacce avversarie, ma abbiamo un color pie che non lesina su questo fronte, tra Chaos Warp e Vandablast, e molte altre carte in grado di rispondere a chi tenterà di ostacolare il nostro piano. Saranno fondamentali counter in questa strategia, puntando a quelle come Fierce Guardianship, Force of Negation e Force of Will, che non incidono sul mana a disposizione, che sarà sempre troppo poco per tutto quello che vorremmo proporre con questo comandante. Fin qui abbiamo visto il potenziale di Joy of Gitu, che nonostante l'età saprebbe ancora dire la sua tra i tavoli da gioco, ma la domanda da porsi alla fine di tutta questa disamina è: ci sono delle leggendarie migliori che possono insediarne il posto nella zona di comando? Un grande classico per ridurre i costi di magie molto importante è di certo Joda, Archmage Eternal, che è più rapido nell'attuazione del nostro comandante, ma sconta il fatto di dover gestire una barra base pentacolare, non certo facile da assemblare in fretta. Con Aimoti, Celebrant of Bounty, abbiamo invece un approccio più casuale, ma allo stesso tempo potente, grazie alla possibilità di offrire cascade alle nostre magie, unendo il vantaggio del verde con i suoi ramp effect al potenziale delle magie dal grande impatto sul gioco. Con finalità simili soprattutto sul fronte dei turni extra abbiamo Narset Enlightened Master, che a differenza della nostra Joyra deve attaccare un avversario per poter castare gratuitamente carte dalla pila, con i rischi che questo comporta in determinate situazioni. Infine con Edric, Spy Master of Trest, abbiamo un mazzo non certo focalizzato sulle grandi magie o i turni extra, ma il grande vantaggio carte, unito all'utilizzo di creature piccole ed evasive, permette di attivare strategie simili, sfruttando il grande potenziale dei colori Simic. Insomma, nonostante siano passati gli anni, la nostra Joy of Gitu ha ancora un suo perché, riuscendo tuttora a ritagliarsi uno spazio di deck-building più che valido, non essendoci dei veri e propri sostituti che riescano a racchiudere le medesime capacità. Siamo arrivati al termine di questa disamina che ha provato a valutare una leggendaria del passato come Joy of Gitu, provando a capire se il concept di una carta di oltre 15 anni fa può ancora stare al passo con il power level odierno. Una carta poco usata che offre il grande potenziale di giocare senza costi di cast carte estremamente potenti attraverso la meccanica dei segnalini sospendere, che può essere anche elusa e migliorata notevolmente a tutto vantaggio del potenziale di questo generale. Quindi una carta interessante che non trova sostituti al momento della realizzazione di questo video, anche se sono presenti diverse leggendarie che provano sulla falsariga di questo comandante a cortocircuitare i costi di cast per acquisire vantaggi prima degli avversari. Se vi è piaciuto questo format e volete rispolverare qualche vecchia gloria, fatecelo sapere nei commenti, noi proseguiremo in questo viaggio in cui le carte del passato provano a dire la loro, a dispetto del tempo che passa inesorabile. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.